Tra le tantissime auto che hanno sfrecciato nei circuiti di tutto il mondo, una delle più interessanti, controverse e tecnicamente diaboliche fu senza dubbio alcuno la Brabham BT46. Diamo un po' di contesto alla faccenda. Siamo nel 1978. Il campione di Formula 1 in carica è il signor Niki Lauda, che aveva fatto volare gli stracci in casa Ferrari dopo aver portato alla vittoria la 312T. La rottura col cavallino lo portò ad abbracciare il progetto tecnico della Brabham. L'organigramma della scuderia recitava: fondatori Jack Brabham, campione Formula 1 nel 59, 60 e 66, e il progettista Ron Tauranak, due australiani con le idee ben chiare nel circus. Bernie Eccleston nel ruolo di proprietario e direttore, Gordon Murray capoprogettista ed Ermanno Cuoghi, definito niente meno che il meccanico di Lauda. Ad incorniciare questa brigata il forte sponsor Parmalat e la joint venture con Alfa Romeo. Con già 2 titoli ridati in bacheca, sia piloti che costruttori per le stagioni 66 e 67, i presupposti erano ottimi. Come anticipato, Lauda aveva mandato tutti a quel paese in Ferrari, dove lo sostituirono per le ultime gare di quello stesso campionato con un giovane proveniente dalla Formula Atlantic, Gilles Villeneuve. Il resto è storia. Ad ogni modo, nonostante il buon Niki avesse il titolo in tasca, l'auto che più faceva paura era la Lotus 79, ribattezzata Wing Car. La scuderia di Colin Chapman aveva innovato notevolmente l'aerodinamica della propria monoposto, guidata da Mario Andretti e Ronnie Peterson, tanto da padroneggiare l'effetto suolo come nessun altro. O quasi. Qui entra nel vivo la protagonista di questo video, la Brabham BT46. Nella scheda tecnica compariva il poderoso 12 cilindri boxer Alfa Romeo 115-12 da 540 cavalli a 12.000 giri al minuto, decisamente più ingombrante ed assetato del V8 Cosworth impiegato dai garagisti della Lotus. Tuttavia, l'asso nella manica era dietro l'angolo. Gary Anderson e David Cox, assistenti di Murray, suggerirono di infilarsi in una sorta di buco nero nel regolamento. Rifacendosi a quanto già visto su una monoposto Can-Am del 1970, la bruttissima Chaparral 2J, si poteva piazzare una ventola al posteriore in modo che creasse artificialmente e forzatamente una depressione tale da schiacciare la terra alla vettura, tutto in favore della tenuta. Murray passò le notti sui regolamenti che permettevano, cito testualmente, un dispositivo mobile con effetto aerodinamico sulla vettura, a patto che la sua funzione primaria sia diversa. In poche parole, la ventola doveva creare secondariamente depressione, e fu lì che Gordon ebbe l'intuizione. Pensò di piazzare il radiatore sopra al propulsore. Così facendo, la presenza dell'enorme ventola sarebbe stata giustificata per il raffreddamento. Come spiegò successivamente Cuoghi, il perno della ventola nasceva da un prolungamento dell'albero primario del cambio, e la ventola era tenuta da 2 cuscinetti posti sulla culatta. L'aria veniva aspirata tramite un radiatore dell'acqua, e il resto era sigillato con bandelle a 45 gradi. Avevano quindi isolato dall'esterno il gruppo motore e trasmissione, sigillandolo con paratie flessibili, giustificando così la presenza della ventola. Fieri e felici chiusero su baracca e burattini in direzione Anderstorp, Svezia, per il primo Gran Premio della stagione. La BT46 venne portata fuori dai box e accesa. L'effetto suolo era tale, con un risucchio così forte da schiacciare a terra la monoposto anche da ferma. Per non danneggiarne il fondo, Cuoghi sostituì le moglie degli ammortizzatori triplicandone la rigidità. I problemi, ad ogni modo, non finirono qui. La Brabham era scandalosamente superiore a qualsiasi vettura avversaria, condizione che obbligò il team a limitarne le performance il più possibile, per evitare sospetti o accuse. Le 2 monoposto furono schierate per le qualifiche ufficiali con 210 litri di carburante, il massimo possibile, e delle gomme con mescola durissima, proprio per ridurne la superiorità. La cosa funzionò fino a un certo punto, dato che il duo Lauda-Watson fissò comunque il terzo e il quarto tempo in griglia. In gara non ci fu storia alcuna, Lauda stravinse.
confermando anni dopo che quella fu la vittoria più facile di tutta la sua carriera. Tanto la BT46 era al di sopra di tutte le vetture in pista. La favola però terminò immediatamente. Come era prevedibile, gli altri team fecero ricorso, accusando la selezione di Murray. Essa era stata presentata come un dispositivo per il raffreddamento, mentre finì per essere considerata un appendice alare mobile. Si dibatté aspramente sulla questione, infatti dapprima la monoposto avrebbe potuto partecipare ad altri Gran Premi, ma subito dopo venne bandita con la seguente motivazione ufficiale. Al di là dell'effetto suolo e della destinazione d'uso della stessa, la ventola generava un vortice fortissimo che scagliava sulle vetture inseguitrici tutto ciò che poteva trovarsi in pista, dalla ghiaia ai detriti. Visto l'evidente stato di pericolo per i piloti e non solo, la Brabham BT46 venne ufficialmente squalificata, fermando il proprio palmarès ad una gara disputata ed una vittoria. Quella fu l'unica corsa di quell'auto spaventosamente pazza e potente. Illegale sì, ma dannatamente affascinante.